Buongiorno, oggi siamo in compagnia della professoressa Marta Scorsetti, che è la responsabile della radioterapia e radiochirurgia d'Humanitas. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Allora, già dall'inizio di questa pandemia il messaggio è arrivato molto ben chiaro dall'Associazione Italiana Radioterapia Oncologica. Le cure radioterapiche non vanno interrotte e non sono rimandabili. Perché è così importante non andare a ritardare le cure radioterapiche? Diciamo che non ritardare le cure è cruciale per cercare di ottenere la guarigione ed è molto importante questo perché circa il 60-70% dei malati oncologici, pazienti che hanno tumori solidi, fanno radioterapia prima o poi durante il percorso terapeutico. Quindi ci sono molte patologie che possono guarire facendo la radioterapia o da sola o in associazione alla chemioterapia. Quindi lei pensi tanti tipi di tumori, tumori del polmone, tumori del testacollo, tumori del retto, ginecologie, possono essere curati facendo trattamenti concomitanti di radiochemioterapia. Se questi trattamenti non vengono dati o vengono ritardati c'è un rallentamento nell'efficacia delle cure, quindi è importante non rinunciare alle cure, è importante quando il trattamento è curativo, ma a volte anche quando il trattamento palliativo è abbastanza significativo poter dare subito una cura. Lei pensi metastasi cerebrali, metastasi ossee, quindi rischi di fratture femorali, quindi noi in un'applicazione possiamo risolvere il problema. Perché rinunciare? Se si può fare in sicurezza. Certo, anche perché lei durante questo lockdown era presente, il Cancer Center ha continuato a lavorare e lei ha continuato a curare i suoi pazienti. Sì, noi ci siamo stati ogni giorno è stato importante, tutti noi ci siamo stati, quindi i medici, i tecnici, i fisici, gli infermieri, questo esserci è stato fondamentale, perché all'ingresso del reparto arrivavano i malati e il malato poteva essere accompagnato da una sola persona che deve attenderlo fuori dal reparto, quindi questo è stata una cosa importante, vedere tutte le mattine al mio arrivo i parenti dei malati che li aspettavano fuori, ecco, mi veniva un senso di solidarietà per dire tu non molli, non hai mollato, non stai mollando, perché ogni giorno accompagni qui tua moglie, tuo figlio, tua sorella, tua mamma, e quindi neanche noi molliamo, siamo qui con te e diamo le cure necessarie. Ecco, ma soprattutto adesso in questa fase 2, innanzitutto è stato fatto in sicurezza, certo. In questa fase 2 continuiamo con un altissimo profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza vorrei dire è totale, perché noi abbiamo un triage all'ingresso dell'ospedale, ma abbiamo anche un triage all'ingresso della radioterapia e abbiamo fatto un triage telefonico, lei pensi, addirittura per sapere sintomi eccetera, e poi in radioterapia abbiamo fatto anche una cosa in più, un progetto, uno studio che ho voluto io. Noi per fare la radioterapia dobbiamo fare la TAC simulazione, quindi acquisire immagini del distretto interessato, quindi dell'encefalo, del polmone, mammella eccetera. Noi in quella seduta offriamo ai pazienti la possibilità di acquisire anche un'immagine TAC del polmone, quindi per vedere se ci fossero dei segni iniziali di Covid. Quindi se ci fossero questi segni di polmonite, allora il paziente viene tamponato, vengono fatte altre cose. È uno screening che è risultato molto importante per noi, certo, per una sicurezza ulteriore. ulteriore. Lei tra le altre cose, essendo anche sempre stata sul fronte della cura, ha anche avuto un po' di messaggi dei suoi pazienti. Che cosa le hanno detto in questo periodo? Sì, i nostri pazienti hanno avuto paura, però hanno avuto tantissimo coraggio e quindi alla fine è stato molto bello. Ad esempio una donna giovane che ha avuto un tumore del polmone avanzato e ha fatto 4 cicli di chemio, e fare la radioterapia che ha finito il 1° maggio, dalla fine marzo, lei pensi al 1° maggio, è stato impegnativo, però lei ha lasciato un biglietto bellissimo perché ha scritto: la ringrazio per avermi accolto, e poi ha detto: dietro le ormai obbligatorie mascherine ho visto i suoi occhi sorridere, mi ha detto, e questo mi ha dato un'iniezione di speranza. E queste sono cose che loro hanno visto in noi, abbiamo visto vicendevolmente, quindi diciamo che loro sono ritornati alla loro vita e hanno detto, addirittura un paziente anziano ha scritto: ho finito, quasi non me ne sono accorto, è andato tutto bene. E quindi insomma dai, un po' di soddisfazione c'è stata, ce l'abbiamo fatta. Assolutamente sì. Ecco, lei quale consiglio si vuole dare un po' ai pazienti che attualmente sono sottoposti alla radioterapia o che adesso verranno richiamati sì. per sottoporsi a queste cure radioterapiche? Beh, io vorrei dare 2 tipi di consiglio. Primo, di avere fiducia e quindi di non rinunciare da soli con la loro testa a qualcosa che devono fare, perché ci sono i malati che devono iniziare le cure, ci sono malati cronici che ad esempio devono fare un attacco o una visita. Non rinunciate a priori a questo, perché potrebbe essere un momento importante del vostro percorso terapeutico. 2, non rinunciate alla vostra vita familiare, al vostro lavoro, ai vostri interessi, perché molti hanno
paura e giustamente non devono esporsi troppo a uscire, fare delle Certo. cose importanti, però mantenere uno stile di vita sano, ad esempio mangiare adeguatamente, riuscire a fare un po' di cicletti in casa, magari andare e uscire nei momenti della giornata dove c'è meno folla. Alcuni pazienti abitano ad esempio in campagna, quindi fare un piccolo giretto in campagna col marito può essere qualcosa di utile, cioè che non perdere la fiducia nelle cure ma neanche nella vita stessa, e quindi in qualche modo continuare le relazioni, le amicizie, anche telefoniche aiuta. Anche perché, come lei giustamente ci dice, bisogna avere fiducia anche negli specialisti come lei, come tutti i suoi colleghi, che sono qua e garantiscono veramente un percorso di sicurezza. Sì, E sì. non si può, cioè sulla vita non si scherza, quindi continuare a curarsi Sì. è fondamentale. È importante non fermarsi e esserci. Noi vogliamo continuare insieme perché la vita è una storia, un cammino, ognuno ha la sua, ma bisogna farlo fino alla fine, esserci. Professoressa, grazie della sua presenza, di quello che ha fatto in queste settimane. Io la ringrazio, la saluto e salutiamo anche i nostri amici a casa. Alla prossima. Grazie.